serve una grossissima mobilitazione industriale che ad oggi è mancata nelle capitali, perché purtroppo spesso è l'industria stessa che chiede al governo nazionale un trattamento diverso per noi. Quindi nel momento in cui l'industria, rappresentante nazionale, chiede al suo governo più mercato unico, quello sarà il cambio fondamentale. Per questo credo serva molta educazione, ma anche lì torniamo alla questione della leadership, i grandi attori industriali che si devono fare portavoce di queste istanze presso il governo. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dei Leoni Files. Oggi ci occupiamo di un tema che, come Istituto Bruno Leoni, ci appassiona particolarmente, e cioè quello delle regole che appunto fanno sì che un mercato funzioni meglio o peggio. Il mercato, lo ricordiamo sempre, non è la giungla, senza regole le imprese non possono lavorare, però è anche vero che di troppe regole si muore, e ci sembra che l'Unione Europea si stia avviando verso una iperregolamentazione, o meglio forse c'è già con le mani ai piedi, non si è avviata, che ne blocca lo sviluppo del mercato unico. È il tema che più di recente una serie di articoli del Financial Times stanno affrontando. Allora noi, per parlarne, abbiamo invitato una grande amica dell'Istituto Bruno Leoni, appunto Francesca Stevens, che è in questo momento direttore generale di Europen, cioè l'associazione che si occupa degli imballaggi europea, e che quindi si trova a avere a che fare con le regole europee quotidianamente. Francesca, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a te Carlo, grazie per l'invito. E allora Francesco, ovviamente non ti chiamiamo per i problemi specifici del settore di cui ti occupi, anche se immagino che ci potrai dare molti esempi sui problemi, ma proprio perché abbiamo chiacchierato di questa sorta di indagine del Financial Times. Abbiamo sempre detto, ci siamo spesso detti, che il mercato unico è stato il grande successo dell'Unione Europea come organismo politico sovranazionale. Abbiamo anche detto che questa unione dei mercati è stato un grande successo per i prodotti. Mi sembra di capire che, da quello che leggo al Financial Times, non solo è vero, è drammaticamente ancora più vero, che sui servizi non abbiamo fatto un passo in avanti, ma che anche sui prodotti qualcosa non va come noi pensiamo. Ecco, allora raccontaci un po' qual è la tua opinione su questi articoli e quali sono i problemi, e poi magari vediamo anche di rubarti qualche soluzione. Va benissimo, ti ringrazio. Tra l'altro il mercato unico è il mio tema favorito, nel senso che, sto conducendo da un po' di anni una forte battaglia, qui a Bruxelles, in realtà serve anche nelle capitali europee per rilanciare questo povero e bistrattato mercato unico. Enrico Letta, quando gli è stato chiesto di occuparsi di scrivere il rapporto appunto per il completamento del mercato unico, nelle varie riunioni che ha fatto qua a Bruxelles, a cui ho partecipato anch'io, aveva detto che oramai è trattato quasi come un avanzo, no, dai non solo dagli stakeholder, ma delle istituzioni, nel senso nessuno se ne sta più veramente occupando, ed è una cosa gravissima, perché poi se appunto vai a vedere i numeri, infatti questa serie di articoli che il Financial Times ha iniziato a pubblicare, che è ottima questa iniziativa perché finalmente se ne parla, sicuramente col rapporto Letta si è ripreso a parlarne, ma è in grave crisi, che di fatto è un po' anche un sintomo della crisi più generale che sta attraversando l'Unione Europea, che sta attraversando l'industria europea. C'è sicuramente una situazione geopolitica molto complessa, ma in realtà, molti dei problemi che noi abbiamo dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, sono problemi autoinflitti, come dico sempre io. E quindi il mercato unico è l'esempio lampante. Tu l'hai descritto bene, perché effettivamente il mercato unico per più di 30 anni è stato uno dei principali, se non il principale asset economico, della crescita europea. Perché? Perché di fatto ha appunto eliminato le barriere e giustamente tu dicevi non su tutto, ma sicuramente per quanto riguarda, i prodotti, quindi la libertà, no, di spostare, vendere liberamente i prodotti all'interno del mercato unico tra stati membri, senza barriere, non dazi, ma diciamo comunque barriere tecniche, standard tecnici come li descriviamo noi, che di fatto agiscono come dei dazi, che quindi limitano la mobilità di questi prodotti. Nel nostro caso parliamo di imballaggi, ma anche di prodotti imballati, quindi sicuramente posso fare una lista di esempi.
E poi sono venute fuori appunto negli ultimi anni, no, dei numeri eclatanti che Draghi stesso l'ha inclusi nel suo famoso rapporto sulla competitività. Lui faceva riferimento ai dati del, Fondo Monetario Internazionale, dove si parlava di un 110% credo, se non ricordo male, di fatto di costi aggiuntivi, di tariffe aggiuntive, sui servizi, 44% sui beni. Forse alla Commissione quelle cifre sono sembrate troppo alte, quindi hanno chiesto all'ECB, all'European Central Bank, la Banca Centrale Europea, di fare uno studio. Beh, siam passati dal 44% per i beni a 65%, quindi in realtà è peggiorata la situazione delle stime. Si parla di fatto di un equivalente, no, una tariffa equivalente a un 65% sui beni e un pochino più bassa per i servizi, ma comunque il 100%. Quindi la situazione è tragica. Se si va a vedere poi i trattati, in realtà, no, sono principi questi inseriti nei trattati stessi, quindi le 4 libertà fondamentali: libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali, perché poi c'è tutto il discorso di cui io so molto poco, in realtà non me ne occupo direttamente, della Capital Market Union, però diciamo sì, quando si guardava a queste 4 libertà, persone, si diceva: "Okay, Erasmus, mobilità lavoratori", anche se il riconoscimento delle professioni sappiamo i problemi che ci sono. Ne parlava credo, Mario Seminerio nel suo podcast Anche Fastidio, proprio sulle professioni, c'è un articolo interessante dei giorni scorsi. Ma se andiamo a vedere per esempio la, direttiva cosiddetta del posting of workers, quindi la possibilità per le imprese, non so, magari di macchinari, di mandare i loro lavoratori a riparare il macchinario italiano, che ne so, in Germania piuttosto che in Francia, che era una cosa abbastanza easy in passato. Con questa direttiva è stata, come dicevi tu, con la regolamentazione complicata, ma in una maniera tale da richiedere degli effettivi aggiuntivi permanenti alle imprese solo per gestire tutta la parte burocratica, il paperwork cosiddetto, per poter mandare il loro tecnico a riparare il macchinario e stare 2, 3 giorni, quello che è, all'interno dell'Unione Europea, cioè è una cosa folle. Quindi persone sì, ma beni anche lì sembrava il grande successo, più o meno per 30 anni ha tirato, e poi abbiamo iniziato a vedere l'emergere, io le chiamo, di queste barriere a funghi dappertutto che spuntano nei vari stati membri per le ragioni più disparate. Nel mio caso, occupandomi di economia circolare, per l'economia circolare, perché diciamo la grande idea, che è un'ottima idea in sé, dell'economia circolare, ma quello che io dico sempre: non vogliamo 27 mini economie circolari, ne vorremmo una, perché nel momento in cui tu me ne metti in piedi 27, mi uccidi il più grande vantaggio del mercato unico, che sono le economie di scala. Ecco Francesca, ti fermo un attimo soltanto per ricordare, l'ho trovato particolarmente divertente uno dei 3 articoli finora usciti del Financial Times, c'è questa foto dell'elefantino, no, dell'IKEA, il quale è Bellissimo. grande, no, il quale è molto piccolo e ha delle etichette che gli escono dal culo di fatto, diciamo, che sono molto più lunghe. Ecco, e sono qualche 7, 8, cioè, ed è il tema ormai, no, che tutti vediamo di queste etichette, compri un cappellino di lana, io che diciamo sono costretto a usarne anche nei rigidi inverni siciliani, e troviamo queste etichette chilometriche che si moltiplicano. Ecco, questo per esempio è un fenomeno clamoroso, etichette che poi i consumatori ovviamente tagliano, va bene, che danno fastidio, si Certo. infilano, non sono utili e nessuno sa neanche cosa sono. Ecco, questo lo dico proprio per soffermarmi un attimo, no, Francesca, a questo tema che dicevi, cioè le persone non si rendono conto che, diciamo, queste sono delle regolamentazioni che i singoli stati, no, come funziona questo meccanismo, perché questo secondo me è particolarmente interessante. Certo, assolutamente. Qui ti posso fare il nostro esempio proprio degli imballaggi, che tra l'altro c'è, riferimento anche lì nell'articolo del Financial Times. Io mi occupo per esempio della parte relativa a, come disporre in maniera appropriata dell'imballaggio a fine vita, okay, quindi su questo ovviamente è importante che il consumatore, guardando l'etichetta, possa sapere dove lo metto questo imballaggio a fine vita, quindi se a seconda del materiale, in quale cestino va. Quindi è molto importante. Il problema sorge quando appunto ogni singolo stato membro dispone che per vendere quel prodotto imballato, quindi col suo imballaggio in Francia, il prodotto dovrà avere l'etichetta dovrà avere questo simbolo. Nel caso della Francia si chiama Triman,
e quindi è un simbolo specifico che tra l'altro non è particolarmente utile al consumatore per disporre poi del suo imballaggio. Faccio un segno perché qua si è spenta la luce in automatico, mi vedete comunque? No, 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 mi ricordo un po' l'etichetta calorica, no, di quando vado a mangiare al non McDonald's, si dicevo riaccende tra l'altro, vabbè. vabbè, poi questo dico mi ricorda, dicevo, l'etichetta quell'etichetta calorica, no, delle calorie che quando mangi, per esempio vai al McDonald's, mangi, dici: "Questo è quan", ma io non la guardo mai, per carità, ora No, sarò tra io. l'altro quella non è armonizzata, il famoso Nutri-Score, hanno provato ad imporlo a livello europeo, però appunto non son riusciti e quindi qualcuno lo fa, qualcuno no. Appunto con problemi di mercato unico non indifferenti. E da questo punto di vista no, l'Italia ci aveva provato anche, aveva fatto un decreto, poi anche lì noi facciamo tutto, sembriamo delle sentinelle perché dobbiamo verificare chi notifica, chi non notifica, quindi alcuni notificano, altri non notificano. Siamo riusciti con il regolamento imballaggi a dire: "No, quest'etichetta, quindi le istruzioni al consumatore dovranno essere armonizzate". Quindi dal 2027 in poi, con il nuovo regolamento imballaggi, gli stati membri non potranno più fare in maniera autonoma quello che vogliono. In questo caso mi alzo letteralmente perché si è spenta son spente tutte le luci, scusate. Okay, mi vedete? Ehm non potranno farlo più in modo autonomo, dovranno usare questo pittogramma, a cui stiamo lavorando insieme alla Commissione europea, che identificherà il materiale, sarà lo stesso simbolo su, l'imballaggio, sul cestino, così da rimuovere. Non con poche difficoltà, perché la Francia, nonostante una procedura di infrazione, adesso la Commissione l'ha portata davanti alla Corte di Giustizia, si rifiuta di eliminare questo simbolo fino a quando non entrerà in vigore quello europeo. Ovviamente il danno per le imprese c'è già. Ti faccio l'esempio anche della Spagna, mi soffermo su questo perché è importante, perché gli stati membri hanno fatto questo? Perché si son sentiti liberi di farlo, di infringere il mercato unico. Questa è la cosa veramente grave. Quindi c'è sicuramente stato un lassismo, e uso la parola lassismo, politico da parte della Commissione europea nel far rispettare quelle che sono le regole e i principi fondamentali dei trattati, che sono i principi del mercato unico e quindi gli stati membri si son sentiti liberi di adottare misure più disperate. Francesca, ti chiederei un attimo di approfondire, questo è un tema che mi interessa, ti fermo solo per questa ragione, Prego. cioè il tema dell'organismo sovranazionale e degli effetti delle sanzioni, chiamiamo, che nel nostro caso no, sono effettivamente le procedure di infrazione fondamentalmente. Ecco, tu parli certamente di un lassismo e quindi fai riferimento, mi sembra di capire, ma me lo dirai tu, a un tema politico fondamentalmente. Ecco, ma da un punto di vista tecnico c'è un'efficacia effettivamente o diciamo, il dato politico si adagia sul dato tecnico? Cioè in fondo a noi di queste infrazioni quanto ce ne può fottere, perché in fondo diciamo l'opinione pubblica se ne frega se sei in infrazione con l'Unione Europea, se pensa che quella cosa sia giusta per il proprio paese, per la propria nazione, per la propria patria, mettila diciamo come la vuoi mettere e quindi diciamo ecco cos'è che secondo te l'uno segue l'altro? C'è una responsabilità, c'è un problema di cambiamento politico? Perché ricordiamo, ecco, il WTO per esempio, no, le famose diciamo procedure del WTO, le infrazioni, a fregarsene sono in tanti purtroppo. Ecco, a tuo avviso che queste cose non solo le fai, ma le studi, quindi hai una doppia veste. Qual è il tema, il rapport Ma allora diciamo che prima di arrivare, all'infrazione ci dovrebbe essere già, la sola minaccia, no, dell'infrazione che poi arriva con costi anche importanti, perché poi lo Stato membro una volta che la Corte di Giustizia europea conferma che c'è stata l'infrazione, deve sborsare dei soldi per tutto il tempo, fino a quando non si mette in regola. Il problema è stato proprio una mancanza di enforcement e quindi gli stati membri han detto: "Ma ti dico da sentirsi liberi da nemmeno notificare la misura". Nel caso dell'Italia il decreto etichettatura non era stato notificato, quindi noi abbiamo presentato un richiamo formale, alla Commissione europea e lì hanno iniziato quindi a interagire col governo italiano, il governo italiano ha rivisto la misura proprio per evitare l'infrazione e quindi questi strumenti esistono, sono utili, idealmente si dovrebbe evitare di arrivare lì ed è per questo che la Commissione europea aveva già negli anni passati lanciato questa Single Market Enforcement Task Force, che doveva essere un luogo in cui gli stati membri si ritrovano, parlano di un problema che vorrebbero affrontare attraverso legislazione, però in teoria dovrebbero poi discutere per vedere come possiamo magari risolverlo a livello europeo in maniera armonizzata, se il problema esiste, per evitare di andare in 27 direzioni diverse.
Questa era la teoria. In realtà questa task force finora è servita molto poco perché gli stati membri appunto hanno continuato a fare. La cosa veramente inquietante e frustrante è che adesso si riempiono tutti la bocca di mercato unico. Proprio l'altro ieri c'è stato il Consiglio competitività, in cui la Commissione ha presentato la sua mappa delle terrible 10. Le terrible 10 sarebbero i principali ostacoli al mercato unico che la Commissione ha, descritto a maggio quando ha pubblicato la Single Market Strategy. E là dentro c'è di tutto, tra cui anche, spuntiamo noi sempre degli imballaggi, proprio perché l'etichettatura degli imballaggi è risultata nelle top 10 delle barriere, proprio a livello di impatto. Rifiuti, quindi libera circolazione di rifiuti, anche quello nelle top 10, ma poi ci sono le procedure complesse per avviare o gestire un'impresa, le norme comunitarie troppo complesse, il riconoscimento insufficiente delle qualifiche professionali, insomma. Quindi su queste barriere la Commissione ha guardato per stato membro, ha dato proprio un colore verde, rosso, giallo, come sei posizionato. E c'è stato un dibattito in Consiglio europeo ed è vero che molti stati membri hanno detto sì, è importante questo esercizio, però poi sono gli stessi stati membri, io ho la lista, ti posso dire, che continuano a sfornare legislazione divergente a livello nazionale. Quindi sai, la solita storia del walk the talk, non lo vediamo, insomma, non ancora. Ecco, da questo punto di vista, una tua opinione, ci interessa, diciamo, la tua opinione sulla sveglia forse che sta suonando dal lato, diciamo, statunitense. Troppo spesso, diciamo, si critica Trump, che certamente è un personaggio, sul quale, diciamo, si possono scrivere non solo libri, non solo di storia, ma anche forse romanzi di natura, diciamo, psichiatrica, psicologica. Però indubbiamente, diciamo, mi sembra da quello che racconti tu che ci sono almeno 2 verità nella narrazione statunitense dell'Europa. Cioè il primo è che, se è vero da un lato che dazi formali non ce ne sono, tutte queste regole probabilmente costituiscono una forma di dazio. Non si è mai approfondito abbastanza questo tema, lo hanno detto, però tutti gli aggravi amministrativi costituiscono certamente, diciamo, un ostacolo per le imprese che non sono per le imprese europee, ma anche e soprattutto per quelle non europee. L'altro tema secondo me è invece proprio, quello legato, diciamo, alla follia delle regole e a tutto quello che ecco, secondo te questa sveglia, diciamo, per l'Europa arriverà dagli Stati Uniti, ci farà comodo oppure, diciamo, dobbiamo, mai assistere a questo cupio di soldi? Ma allora sicuramente l'Europa ha questa caratteristica, no, che quando è messa con le spalle al muro, almeno la storia ci insegna, è il momento in cui il processo di integrazione europea nei momenti di peggior crisi, ci riprendiamo un attimo e lo rilanciamo. Finora è stata così. Io al momento sono molto pessimista, ti devo dire la verità, perché dal mio punto di vista, il problema fondamentale che vedo è una grossissima mancanza di leadership ad ogni livello, quindi a livello politico, istituzionale, europeo e nazionale. E non sto facendo commenti politici, ma perché si applicano indipendentemente dal colore politico a tutti gli stati membri e alle istituzioni europee, dalla Commissione agli eurodeputati ai rappresentanti in Consiglio. Quindi sto sparando a zero su tutti, ma mi sento di farlo, proprio perché la vivo tutti i giorni con un senso di frustrazione enorme. Sparo a zero anche sull'industria. A me sicuramente, ti dico molto sinceramente, manca anche lì la leadership delle più grandi associazioni di categoria. La mia associazione sì, rappresento tutta la catena di valore degli imballaggi, dei produttori, gli utilizzatori e produttori delle materie prime, quindi grandi energivori, però chiaramente rispetto alle associazioni che, rappresentano direttamente tutti quei settori, le associazioni orizzontali di categoria, inclusa quella europea, non sono abbastanza sul pezzo. Sì, ci sono lamentele qui e là, tra l'altro quando vengono da contesti nazionali spesso sono lamentele contro l'Europa, ehm, dimenticando che la Commissione si limita a proporre legislazione, nel bene o nel male. C'è stata una deriva ideologica negli ultimi 10 anni? Sì, sicuramente c'è stata. Ci son state legislazioni approvate in maniera troppo veloce, superficiali, ehm imponendo eccessiva regolamentazione? Sicuramente sì, senza dati scientifici alla base, sì, ma queste proposte son state discusse dai rappresentanti governativi nazionali, anche ai più alti livelli, dagli eurodeputati.
e quindi dagli stessi gruppi politici che poi ci ritroviamo, di tutti i colori politici, con pochissime resistenze nella precedente legislatura. Quindi c'è una responsabilità oggettiva anche delle associazioni di categoria nazionali, del ruolo che loro svolgono nell'interfacciarsi con le istituzioni nazionali che poi dovranno contribuire alla presa di decisioni qui a Bruxelles, perché Bruxelles, ripeto sempre, non è questa entità astratta di burocrati come l'ha voluta definire Musk, che bisogna abolire, ma in realtà c'è un processo democratico, ci sono rappresentanti direttamente eletti dai cittadini a casa o qui, e quindi è un po' troppo semplice, diciamo, fare lo scaricabarile. C'è stata appunto un lassismo generale, un andare dietro all'ideologia, e lì insisto un pochino di più sull'industria. L'industria non ha avuto il coraggio di dire: "Così non va bene". E il problema non è, nel mio caso, perseguire l'obiettivo ambientale, è importantissimo, ma non c'è bisogno di farlo in maniera ideologica, perché a quel punto, e lo stiamo vedendo, e sono piena di esempi che posso darti, se ti do l'esempio magari, se mi permetti, dei rifiuti. Noi abbiamo già iniziato la battaglia sul prossimo grande atto legislativo, che sarà l'atto sull'economia circolare, previsto a fine 2006. La battaglia lì è la più ambientalista che tu possa pensare, viene dall'industria, non dalle organizzazioni ambientaliste, perché noi lì chiediamo regole assolutamente armonizzate. Perché ad oggi gli Stati membri, con la scusa che la gestione rifiuti è una questione nazionale, di fatto fanno molto poco, e qui sei sparita di nuovo, eccomi, fanno molto, vedi l'efficienza energetica, Efficienza fanno energia, molto poco. la sostenibilità, ma l'efficacia manca, ma l'efficienza no. Esatto, fanno poco per poi gestirli veramente questi rifiuti, con la scusa che non ci sono regole armonizzate. Quindi da quel punto di vista noi chiediamo più Europa, non meno, però ti posso assicurare che, siamo molto isolati, nel senso che le organizzazioni ambientaliste invece, con la scusa di fare andare avanti i più bravi, si dimenticano del fatto che ad oggi 11 stati membri su 27 scaricano in discarica, quindi non trattano assolutamente i loro rifiuti per più del 30%. Abbiamo picchi dell'80% in Grecia, 70 in Romania, 60 in Portogallo, è una cosa scandalosa. Che l'Italia faccia benissimo e sia la prima della lista nel riciclo dei rifiuti, il Belgio pure, la Germania abbastanza, non risolve il problema dei 27. Allora, mi sembra che tu abbia descritto bene quella che, no, viene chiamata ogni tanto la politica, l'oscillazione del pendolo, no, passiamo da un eccesso probabilmente che poi crea però, appunto, il backlash, quindi che le persone poi politicamente dicono: "Tutto questo è una follia", però poi dall'altro lato, diciamo, non c'è una reazione o forse c'è una reazione eccessiva che arriva a dire addirittura: "È colpa dell'Europa". Ecco, ma siamo in chiusura, ma so che mi posso permettere di farti una domanda veramente difficile, anche perché la vis polemica è stata particolarmente apprezzata, e cioè: "If you were the king", diciamo, of Europe, quindi se tu va davvero avessi la possibilità, ecco, quali sono secondo te, ora non voglio dire una misura perché, diciamo, non passerei troppo per stupido, ecco, ma 2, 3 cose che secondo te, almeno nel breve, potrebbero essere fatte per provare a mettere in piedi, a invertire un po' questo trend, provare a rimettere al centro, come dicevi tu, i principi, quelli del mercato unico, il grande successo, ripeto, dell'Unione Europea, perché questo è stato fondamentalmente finora, che ci ha consentito certamente di migliorare il nostro livello di vita, le nostre libertà personali, le nostre libertà economiche. Ecco, davvero, non ripeto, non voglio banalizzare, però credo che tu abbia riflettuto, sia oggi, ma penso rifletta spesso su questi temi, quali possono essere secondo te quelle 2, 3 cose che intanto possono rimettere in cammino questa macchina? Mh. Ma intanto, diciamo, la commissione ha dalla sua, l'enforcement, quindi ha gli strumenti per fare enforcement. Ti dico, il numero di notifiche che noi abbiamo mandato in risposta a misure nazionali, i e poi rispetto al numero delle infrazioni veramente partite, sono pochissimi in proporzione. Quindi perché non si è fatto in tutti i casi in maniera, consistente? Quindi ovviamente vuole evitare lo scontro con gli stati membri, ma secondo me non è più possibile. Quindi à la guerre comme à la guerre, visto che gli stati membri comunque si dichiarano, sostengono l'importanza del mercato unico, capiscono l'importanza di rilanciarlo, però sai, se poi parli con Francia e Germania, per loro quello vuol dire: "Fateci usare gli aiuti di Stato a nostro piacimento". Cioè, loro confondono mercato unico con politica industriale e confondono politica industriale con sussidi.
Questa è la situazione grave, per quello diciamo alcuni stati membri come la Svezia e altri si stanno un pochino svegliando dicendo forse questo non è il mercato unico. Quindi ritornare a quelli che sono i veri principi del mercato unico, assicurare che ci sia enforcement, serve una grossissima mobilitazione industriale che ad oggi è mancata nelle capitali, perché purtroppo spesso è l'industria stessa che chiede al governo nazionale un trattamento diverso per noi. Quindi nel momento in cui l'industria, rappresentante nazionale, chiede al suo governo più mercato unico, quello sarà il cambio fondamentale. Per questo credo serva molta educazione, ma anche lì torniamo alla questione della leadership, anche da parte dei grandi attori industriali che si devono fare portavoce di queste istanze presso il governo. E allora sono insomma 2 cose non troppo difficili effettivamente, nel senso che esistono già, quindi ci hai dato quantomeno diciamo, delle soluzioni che sono, adottabili in breve tempo. Mi sembra però, diciamo, di avere capito che è davvero il tema culturale di fondo, cioè c'è stato un momento in cui il mercato unico e questi principi erano veramente, diciamo, di moda e andavano bene. Speriamo che con la sveglia che arriva dall'altra parte dell'Atlantico e con, diciamo, i problemi che affrontiamo, questa sveglia continui a suonare sempre più forte e che davvero si torni a privilegiare il mercato unico e quelle liberalizzazioni che hanno reso l'Europa un posto certamente migliore. Allora, grazie a Francesca Stevens per averci aiutato a navigare, diciamo, in questo dibattito che sicuramente continuerà ad andare avanti. Noi vi aspettiamo su tutti i nostri canali, non so neanche quali sono, però diciamo ci saranno, no? Ci sono, quindi ci potete seguire e quindi alla prossima. Grazie mille a te Carlo.